Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buon lunedì a tutti. Ricapitoliamo un attimo ciò che è stato ieri, le partite di ieri, una Juve che sembra diversa, una Lazio che stecca a Lecce ed una Roma che pareggia con la Salernitana, con un Candreva che sembra non aver abbandonato il campionato scorso perché continua ad essere decisivo in scontri contro squadre di vertice e con dei gol che sono conigli dal cilindro esagerati. Candreva sta rivivendo un'altra giovinezza, o si trova sull'isola che non c'è, non lo sapremo mai. Comunque la Salernitana riesce a pareggiare e fare un punto all'Olimpico. Ne parliamo in questo video ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo dalla Juve e poi analizziamo le altre due partite, perché Sassuolo-Atalanta l'ho vista e non l'ho vista per un primo tempo un po' teso e senza grandi occasioni, quindi mi sono concentrato poi sulla Roma nella partita delle 18:30 ieri sera in contemporanea. Le ho viste tutte e due. Partiamo dalla Juve. È una Juve diversa, è una Juve che tatticamente nel primo tempo si è riversata completamente nella metà campo dell'Udinese, vuoi per demeriti dell'Udinese, ma ci sono tanti meriti della Juventus stessa e di Federico Chiesa che se non lo fai fare il terzino sposta gli equilibri assolutamente e si porta dietro anche i compagni di squadra. Grandissimo primo gol, raddoppia Vlahovic su un calcio di rigore dove ancora non sappiamo dove dobbiamo metterci le braccia perché comunque il braccio era dietro la schiena, ma calcio di rigore dato sul campo dall'arbitro dove il VAR non può intervenire perché la decisione è stata presa appunto dallo stesso arbitro senza fare polemiche. 2-0, il 3-0 è un grandissimo cross dove Silvestri va a far falle assolutamente, ma l'Udinese ha fatto un primo tempo horror da dimenticare. Poi è uscita fuori nel secondo tempo anche per demeriti Juve perché la Juve si è abbassata cercando di mantenere il risultato, politica che non sposo perché puoi steccare il primo quarto d'ora della ripresa e prendi due gol in 10 minuti, si riapre il match e rischi di non portare a casa 3 punti su una partita che avevi chiuso nei primi 45 minuti. Comunque attenzione a questa Juve, soprattutto perché non ha coppe e di settimana in settimana può preparare tranquillamente le partite, diversamente dalle altre squadre che sono lì su e lotteranno per i 4 posti Champions. L'abbiamo già detto nella prediction, era una cosa che si sapeva ed è una Juve diversa tatticamente. Ovviamente ci sono stati anche dei cambi dal punto di vista tecnico, chi ha accostato Allegri, chi si è avvicinato comunque ad Allegri per dargli una mano a livello tattico, qualcosa aggiunto comunque l'avrà portata anche a livello di obiettivi da raggiungere e come stare in campo diversamente dall'anno scorso. Non è una novità, sicuramente lo sapevamo, però non mi aspettavo una Juve così aggressiva nel primo tempo. Se la Juve riesce a fare 90 minuti così, ne vedremo delle belle in questo campionato e sarà una tra le pretendenti allo scudetto. Non mi nascondo dietro a un dito. La Roma contro la Salernitana. Una buona Roma nel primo tempo per una mezz'ora, 40 minuti, però secondo me vuoi il non aver dosato le forze nelle prime uscite dove troviamo il dislivello di preparazione tra una piccola tra virgolette e tra una squadra che deve comunque giocare più competizioni con una preparazione molto più pesante. Non è che è venuta fuori la Salernitana, però la Salernitana è ordinata perché è Sosa che è ordinato. Siamo al secondo anno, all'inizio del secondo anno di Sosa, quindi sono allenatori che in primis vanno aspettati perché poi riescono con ordine anche ad arrivare solo 3-4 volte sotto la porta e ti fanno 2 gol e ti pareggiano la partita. Ovviamente possiamo dare la colpa ad una condizione che anche quella delle altre squadre di vertice non era al top e lo si è visto anche con la Lazio che ne parleremo tra poco, però dobbiamo dare anche i meriti alla Salernitana di crederci sempre
di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, pur arrivando poco sotto la porta, ma riesce ad essere così cinica e mette dentro due palloni, doppietta di Belotti, doppietta di Candreva, 2-2, e la Roma perde i primi due punti, perché per me sono 2 punti persi. Stai giocando a Roma, la prima contro la Salernitana, sulla carta dovevi far 3 punti, ma meriti alla Salernitana per averci creduto, e non bocciamo la Roma perché comunque la partita l'ha giocata, ed è una Roma un tantino diversa da quella vista l'anno scorso, anche se è la prima partita. Gli innesti, qualche innesto c'è stato, vedremo poi come andrà a finire nel proseguo del campionato. La Lazio invece ha buttato via 3 punti che potevi tranquillamente fare. Mi spiego e vengo subito al dunque. La Lazio secondo me ha peccato di presunzione nella gestione dell'1-0. È vero che nel secondo tempo sull'1-0 c'è stata una traversa della Lazio con deviazione del portiere, assolutamente, però poi nel secondo tempo è uscito fuori il Lecce, e nel secondo tempo il Lecce ti ha messo in difficoltà per gran parte della ripresa, dove la Lazio poi si è limitata a palleggiare, è diventata molto meno incisiva, è calata la condizione fisica anche della Lazio, assolutamente, perché lo si vede, lo si evince dalla lucidità nei passaggi, lo si evince dai movimenti che non vengono più dettati. È un Lecce molto più pimpante che si è avvicinato sotto la porta, ha acciuffato il pareggio, e poi vuoi una carambola in area, una palla che arriva alta di Francesco Ladomessi che si gira e fa il 2-1 in 1 minuto e 30, 2 minuti scarsi. Dall'1-0 si passa al 2-1. È un Lecce che non muore mai, ed è un Lecce che a Via del Mare non la fa buona a nessuno. Ogni volta che torna, che viene in Serie A, che rimane in Serie A e che ce lo troviamo in Serie A, si va a giocare a Lecce e non c'è niente da fare, devi sudarti la partita come fosse veramente una finale di Champions League. Giocano a viso aperto, e questo è un bene per il calcio italiano, perché per ciò che abbiamo visto né il Frosinone contro il Napoli, né il Lecce con la Lazio, né tantomeno la Salernitana con la Roma si sono chiuse a riccio per strappare quel punticino giocando l'anticalcio. Quindi è un campionato che mi affascina da questo punto di vista, sperando di vedere quantomeno partite possibili con squadre che mettono un 11 dietro la linea della palla, con squadre che si chiudono nell'area di rigore. Però ovviamente tra le 3 partite chi è andata peggio è la Lazio, e bocciamo la Lazio tra le tre. Tra la Juve, la Roma e la Lazio si boccia la Lazio perché eri in vantaggio 1-0, devi chiudere la partita in primis, non ci sei riuscito, è arrivata la traversa assolutamente, ma nelle corde e nella rosa della Lazio c'è tanta qualità per poter portare i 3 punti a casa, soprattutto perché stavi in vantaggio. Ovviamente onore a Lecce che si è giocato la partita a viso aperto ed è riuscito a portare i 3 punti a casa. I primi 3 punti li fanno i pugliesi. Lazio a 0, Roma 1 punto ne perde 2, e la Juve che romperà le uova nel paniere, ripeto, lì sopra tra le prime 4 in Champions, se non riesce a giocarsi poi il titolo della Serie A, perché io ripeto, la metto lì perché non avrà coppa e perché potrà tranquillamente gestire le forze di settimana in settimana. Giocherà solo la Coppa Italia, ma da febbraio mi sembra che inizia la Juve, gennaio-febbraio, quindi fino ad allora avrai un impegno a settimana e sarà una manna dal cielo per poter restare lì e giocartela. Vedremo come andrà a finire. Oggi c'è il Milan e vedremo e stileremo poi la classifica, e parleremo anche del Milan domani. Stasera forse faremo un'analisi un po' più dettagliata di ciò che è stato, e daremo anche spazio a un De Ketelaere che viene venduto all'Atalanta e ti segna la prima di campionato, e sono le beffe del calcio che succedono sempre, accadono sempre, il calcio non si smentisce mai.
Parleremo anche di questo e vedremo poi il Milan cosa farà contro il Bologna. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, questo era per questo piccolo recap di ciò che è stato ieri, vi ho detto la mia, fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!